Buongiorno equipaggio, benvenuti a bordo e bentornati qui in Senegal. Non siamo tanto lontani da Ziguinchor, la capitale della Casamance. Ma come vedete questa mattina qui a casa c'è un casino. Insomma, abbiamo panni stesi un po' ovunque. Questo perché qua di notte è molto umido e noi alla fine, facendo la lavatrice, ieri abbiamo fatto un po' tardi, i panni non hanno fatto in tempo ad asciugarsi e quindi abbiamo ritirati tutti in casa. Questo è il nostro rifugio. Credo che quei due signori siano i proprietari di questo posto. Ci sono un sacco di camere, più che altro è un albergo questo. Che però consente anche ai viaggiatori di parcheggiare qui nel giardino. Non è male perché lungo la strada non è che c'era granché. Oggi vogliamo andare a Ziguinchor e vedere se troviamo qualcuno che possa darci una mano a sistemare sto danno che abbiamo alle balestre. Sta arrivando il sole, ragazzi. Me ne accorgo dal rendimento dei pannelli fotovoltaici. Per un po' questa mattina è stato tutto coperto, non è che rendevano molto. Adesso sbam! Fantastico, qua abbiamo per caricare l'acqua. Abbiamo caricato pochi giorni fa, ma qui, quando c'è la possibilità, carichiamo sempre. Ok, ho fatto partire il caricamento, non credo che ci sia molta pressione. Vediamo se è il caso di accendere le pompe. Salutiamo questo campeggio albergo, bellissimo, con queste strutture con i tetti di paglia. Proviamo a uscire. Il signore ha già messo il palo per alzare il filo. Simone deve venire tutto a sinistra perché questo muro, questo pezzettino di tetto non ci voleva. Guardate quanta acqua sta scendendo dal tetto. Questa è tutta l'umidità che c'è la notte. Riguadagniamo la strada, siamo stati veramente bene qua. Signori molto gentili. Sfortunatamente non conoscono nessun garage che possa aiutarci a Ziguinchor. Magari dopo proviamo a chiamare quel ragazzo con cui abbiamo parlato ieri. Ragazzi, abbiamo sentito un rumore di ferraglia appena partiti e abbiamo perso un altro pezzo di balestra. Fortunatamente, nella sfortuna, è la stessa balestra che dobbiamo comunque sistemare. Questa si è rotta proprio adesso, però si vede che aveva una piccola infiltrazione. Su questa balestra non abbiamo mai lavorato. Quando c'è successo qualcosa in Italia abbiamo fatto revisionare questa qua. Questa qua l'abbiamo smontata solo per aggiungere una foglia in Messico. Vabbè, tengo questo pezzo che può servire per cercare eventualmente i ricambi. Quindi ora prestiamo ancora più attenzione. Siamo arrivati a Ziguinchor, quasi. Quindi adesso vediamo un po' cosa riusciamo a trovare. Allora, la città non è piccola, siamo finiti in centro, da dove siamo entrati non c'era niente. Tanti fabbri ma nessun meccanico. Sono andato a chiedere a quel gommista che c'è lì e mi ha detto che lì a destra, poi subito a sinistra dovrebbe esserci il meccanico di camion più grande di tutta Ziguinchor. Stiamo disperatamente cercando un meccanico di camion e ognuno ci dà un'indicazione diversa. Vediamo se questo... ma però non mi sembra che stiano facendo lavori. Il problema è che qua ci sono mezzi rotti, smontati ovunque, quindi cioè per assurdo tutti potrebbero essere meccanici e tutti e nessuno purtroppo. Dice che non ce lo sta chiamando. Ma se non altro è un meccanico? Sì. Ah. Non lo so. Dicevamo, stiamo aspettando il capo per capire se è una cosa che possono fare e vedevamo che il posto, a parte vabbè la sporcizia e la confusione che c'è intorno, per noi non sarebbe neanche male perché sicuramente è un lavoro che non fanno subito. Non sappiamo quanto ci vuole, però è un posto recintato perlomeno e quindi noi possiamo
possiamo stare qui, insomma, non è un meccanico di quelli per strada, dove per noi sarebbe anche complicato vivere dentro Valentino. Bene, hanno guardato e detto che adesso viene un signore che è quello che si occupa proprio delle balestre, che lavora da un'altra parte probabilmente, il che è buono perché vuol dire che c'è uno che fa solo questo lavoro qui nel paese. E quindi adesso aspettiamo, vediamo un po' che arriva, vediamo un po' cosa dicono. È arrivato il signore che si è portato via il moncherino che avevo e ha detto che sta andando a cercare un pezzo compatibile. Nel frattempo stiamo provando a smontare qua, che non è facile. Sta prendendo la misura della lama, quella, scusate, quella chiamano lama, della foglio di balestra che deve rifare. Per chi ci segue da quando eravamo in Messico, se vi ricordate, in Baja California avevamo trovato rotto lo stesso pezzo da quest'altra parte e il balestraio in quel caso l'aveva rifatto proprio piegando la parte, cosa che in realtà credo che facciano anche qua. Hanno portato una balestra e il signore ne ha portato un altro pezzo che adesso andrà a piegare. Sono usate ma sono identiche alle nostre. Quindi vabbè, non avevo dubbi che questi pezzi si potessero trovare facilmente qui. È il crick che useremo per sollevare il camion dal telaio dovendo smontare la balestra. È la cosa più complicata, è uno dei motivi per cui da solo non potrei mai farlo. Il problema è che quel crick è troppo alto, non ci entra sotto e quindi stanno cambiando sistema. Qui si vede bene tutto il telaio alzato, ragazzi. Adesso va smontata la barra di torsione in modo tale che si riesca a spostare la balestra. Adesso devono rimuovere la balestra, ragazzi. Momento di tensione. Comunque sotto veramente tensioni, è tutto abbastanza precario. I signori sono bravi, stanno facendo un buon lavoro con i mezzi che hanno. Qua si vede un po' quanto può torcere Valentino con una ruota sola sollevata. Hanno aperto la vite centrale, quella che praticamente tiene insieme il pacco, e adesso allargano per smontarla. Con questo argano sta provando a tirare il differenziale più verso di sé perché chiaramente è uscito dalla sua posizione. Va bene ragazzi, pausa pranzo, mi invitano anche a mangiare, va bene. Comment s'appelle, c'est ça? Mafé Garret. Trop difficile. Mafé. Mafé, ah Mafé. Oui. Je le connais comme Mafé, oui. Merci. Ok. È un riso con salsa di arachidi e delle verdure, credo. Sì. Très bon. Très bon, merci. Filmiamo, siamo in Italia, African Mafé. Dice di filmarlo mentre mangiamo il Mafé. Allora intanto prendo l'ammortizzatore così montiamo anche quello quando finiscono qua. Bene ragazzi, di fatto hanno finito. Devo dire che sono stati abbastanza bravi. Hanno fatto abbastanza veloce, a parte la parte di regolazione del centraggio dell'asse, cioè ci è avuto un po', però alla fine insomma
devo dire che si sono comportati molto bene. Sono contento, ha fatto un buon lavoro e il signore che ha fatto la balestra ha piegato, non ho visto il lavoro perché non l'ha fatto qua, però ha fatto un lavoro alla mexicana, diciamo. Allora ragazzi, qua hanno finito questo lavoro, ma intanto si è fatta una certa, è quasi finita la giornata e quindi adesso gli chiedo se possiamo dormire qua, che questo è un ottimo posto per noi. A noi stare qui, andare al campeggio non ci cambia niente, siamo in una grande città, quindi è la cosa buona probabilmente fermarsi qua. Però nel frattempo voglio pensare a qualcosa per il generatore, perché questo potrebbe essere l'ultimo posto, anzi è un buon posto dove fare dei lavori del genere. Allora ragazzi, inizia l'avventura anche meccanica. Questa notte ci fermiamo qui a fianco di questi camion, perché qua dietro lavora il saldatore, qui lavora il saldatore, mi ha fatto mettere qua e credo che in questo modo si riesca a fare il lavoro comodamente. Noi dormiamo qua, più o meno ho parlato con lui, ho deciso come fare eventualmente una modifica. Secondo me va cambiato proprio tutto il telaio, la scatola rinforzata, vanno fatti un po' di lavori, sennò quel generatore tra un po' di chilometri andrà buttato, quindi non ce lo possiamo permettere. Quindi proviamo a fare questa modifica e vediamo che succede. Mi sono messo anche d'accordo con il fabbro eventualmente per quanto può costare il lavoro che voglio fare, e però quello lo faremo domani mattina. Intanto vado a pagare il meccanico che mi ha già fatto il prezzo e devo dire che sono stati super onesti. Non so come mai ragazzi, ma ogni volta che apro vengono giù dei pezzi. Non chiedetemi neanche da dove arrivano perché ci ho rinunciato ormai. È che non vedo niente adesso smontato. Il problema è che credo che le vibrazioni a telaio siano decisamente troppe, probabilmente anche le flessioni del telaio stesso. Quello che vorrei fare è probabilmente attaccarlo sopra, in modo tale che sia tutto più compatto, più stretto, e poi modificare la scatola. Voglio irrobustire la scatola, mettere delle viti, fare in modo che questa roba sia più rigida, perché così si muove tutto, cioè. Allora, quello che faccio adesso è provare il generatore prima di smontarlo completamente, voglio vedere che funziona. L'ho acceso, è partito subito, sta iniziando a produrre energia, sembra che funzioni. Non lo faccio girare con la cosa aperta come mi hanno detto i vigili del fuoco. Abbiamo acceso anche il condizionatore. Va bene, lo faccio girare un po', comunque funziona, non ha problemi, così domani lo smonto tutto e se succede qualcosa so che prima funzionava. La situazione è veramente d'officina, quasi da demolizione, però mi piacciono queste persone. Sono state veramente molto gentili, soprattutto quando mi ha fatto il prezzo, che ha parlato, mi ha specificato che ha trattato il prezzo delle balestre ed effettivamente è un prezzo bassissimo, non ci credevo quando me l'ha detto. Per tutto il lavoro abbiamo speso 50 euro, una roba del genere, sembrava anche troppo poco. Buongiorno equipaggio, bentornati a bordo e bentornati qui a Ziguinchor, questa città, la capitale della Casamance, dove siamo arrivati anche per fare dei lavori a Valentino. Ieri abbiamo sistemato un po' di cose e devo dire che qui hanno fatto un gran bel lavoro, ma oggi siamo ancora qui, guardate qua fuori. Questa è la vista della nostra notte in officina, non so se poi potrebbe essere anche chiamata una notte in un demolitore, perché qua ci sono anche mezzi che vengono a morire e rimangono qua, oppure ci sono mezzi che rimangono qua per essere smontati e per salvare magari persone come noi. Beh, perché ad esempio le foglie della balestra che abbiamo installato ieri certamente arrivano da veicoli, così c'è poco da fare. Il cancello è ancora chiuso, guardate tutta l'umidità che avvolge un po' Valentino. Questo mezzo può sembrare demolito, ma non lo è. Ieri l'hanno anche acceso. Siamo qua perché intanto era un ottimo posto dove rimanere. Qualche giorno fa abbiamo dormito nel campeggio che stava poco distante, un bel posto, però si pagava. E questo invece è gratis, quindi va benissimo qua. Ma anche perché il ragazzo che costruisce questi cassoni per i camion
che devo dire sono ben saldati, mi pare. Oggi mi aiuterà a fare la modifica alla cassa del generatore che ho deciso di modificare. Voglio fare delle modifiche per far sì che non ce lo perdiamo durante il viaggio. Devo irrobustire la cassa e magari anche modificare un po' il supporto in modo tale che tutto sia più omogeneo e magari anche più distante dalle vibrazioni che sono certamente tantissime e a cui questo generatore non era predisposto. Ci inventiamo qualcosa e naturalmente qua faremo il meglio che possiamo fare. Comunque i materiali sono quelli che sono, non mi serve granché, del ferro e una buona saldatrice, credo che ce l'abbiano, però non è che ci possiamo inventare cose strane, quindi vediamo, ci mettiamo al lavoro. Non è ancora arrivato nessuno qui, però in realtà io devo iniziare a lavorare da solo, poi devo smontare tutto il generatore. Vedete, questo camion è arrivato stanotte, tra l'altro gli hanno cambiato anche la gomma. Ci sono dei sacchi che probabilmente contengono cereali, non so, qualcosa, e ci sono tutti gli uccelli che beccano i sacchi per tirare fuori del prodotto da mangiare. Naturalmente mi metto la tuta, anche perché praticamente dovrò sdraiarmi su questo terreno che non è che sia proprio il più sicuro, ecco. Prima cosa che ho fatto, ho staccato la batteria, così sono tranquillo. Hanno acceso il camion, credo questo del carico degli uccelli, non si respira più. Ce l'ho fatta. Qui avevano previsto solamente una vite qua in mezzo e praticamente questa roba flette e spinge probabilmente anche in alto e contribuisce a piegare tutto. Il peso di sta roba è tantissimo, quindi dovrò fare qualcosa anche per questo, in modo tale che stia più ferma. Praticamente questo supporto è su un'unica vite, come fa a stare fermo? Non potrà mai stare fermo. L'avevo già stretto, già si muove. Bene, ho trovato dove stava uno di quei pezzi che si è svitato, cioè si è svitato anche il supporto del regolatore. Anche questo svitato, anche questo senza frenafiletti, senza niente. L'abbiamo tirato giù insieme a un signore. Questo dopo magari cercherò di fare quella riparazione che pensavo. Stiamo iniziando a tagliare qualche pezzo per fare il supporto. Adesso bisogna fare un buco per far passare la vite su quel supporto che ha fatto. Infatti mi domandavo se avessero avuto un trapano a colonna, in realtà il buco lo fa con la bacchetta proprio per la saldatura. Guarda che buco! Ragazzi, devo andare insieme al ragazzo a vedere se troviamo dei silent block perché vorrei aggiungere dei silent belli tosti. I primi negozi qua non ce l'avevano, ragazzi. Ne ho due tipi diversi, vediamo un po' se si riesce a trovare qualcosa. Ci sono un sacco di negozi, però non è un pezzo così facile da trovare qua. Ne abbiamo trovati 3 su 4, non sono recentissimi, non so quanto possano durare. Vediamo, intanto io comunque ne ho di scorta, è che li voglio acquistare perché quelli che ho mi servono per la marmitta, per le riparazioni dei pezzi che ho, quindi non li vorrei utilizzare per costruire robe nuove, però nel caso li posso usare, eventualmente questi si rompono, quindi vediamo. Abbiamo scaricato la roba e dobbiamo andare a prendere anche il ferro, mi serve qualche pezzo di ferro. Ok, adesso il problema è portarsela a casa. Cominciamo a saldare qualche pezzo. Questa è la base su cui andrà ad appoggiare e saldiamo gli angolari in modo tale da tenerlo tutto sospeso, bello robusto. Nel frattempo faccio anche un'altra cosa, riparo quella vite che si è persa con quel pezzo che ho trovato in giro, in modo tale che dopo sono pronto eventualmente per rimontarlo. Devo però accorciare queste viti, sono le uniche che ho che vanno bene, però sono troppo lunghe, le accorcio. Mentre Simone sta ragionando qui fuori
per cercare di rifare questa scatola del generatore, io voglio fare gli gnocchi di patate, ma con le patate dolci che abbiamo comprato l'altro giorno e che ho cotto ieri sera. Ci sono anche 2 pezzettini di carota, io ci metto anche quelli. Vado a schiacciarli. Mi sono accorta che ho solo farina integrale, ma penso vada bene lo stesso. Uffa, mi tocca fare l'assaggio da sola. Buoni gli gnocchi. Con le patate dolci. Meno male ce l'ho fatta a fare un'altra pausa. Non ti aspettare gli gnocchi di patate normali, sono un po' diversi. Vai, così lavori con un po' più di energia. Sì. Che buono. Bene, abbiamo fatto le 2 cinte, chiamiamole così, rinforzate, tutto materiale recuperato. Adesso sta recuperando questo ferro per fare altre 2 staffettine che andrò a infilare qua in mezzo, qui, in modo tale da avere la misura giusta e in modo tale che non si muova più niente e trattenga tutto, anche un po' lo scatolozzo. Sta saldando i distanziali, praticamente vedo che bagna anche per fare la continuità per saldare. Allaga tutto in modo tale che c'è continuità su tutto. E adesso sta facendo i buchi qui, dove dopo andremo ad avvitare il sostegno che dobbiamo ancora saldare alla cellula vera e propria. E anche in questo caso i buchi naturalmente non è che si fanno col trapano, ma col saldatore. Naturalmente dentro ho staccato tutto per fare le saldature adesso sul telaio del camion. Stiamo puntando da tutte le parti. Ragazzi, abbiamo finito di saldare i pezzi, però prima di montare tutto voglio dargli un colpo di vernice, perché sennò non è che dura tanto. Quindi ho qua questa che abbiamo usato diverse volte, che sono portato dall'Italia, si applica direttamente anche sulla ruggine, va bene. Per oggi facciamo basta, adesso aspettiamo che asciuga la vernice. Dopodiché domani inizieremo a rimontare tutto, però abbiamo quasi finito sostanzialmente. Manca da fare un po' di robustimento interno di questo scatolozzo, mettere 2 viti, qualche supporto, vedremo quando lo punto. Qua diciamo che abbiamo fatto un buon lavoro. Adesso ho passato questa vernice nera, dopodiché magari andremo a rimettere la vernice del colore originale, che ce l'abbiamo, però questa mi fa anche da antiruggine. Va modificato quel pezzo. Domani lo tagliamo perché la batteria chiaramente la devo sempre sospendere in qualche modo, riutilizzerò quella parte, va bene, utilizzeremo solo uno e dovremo essere a posto. Buongiorno equipaggio, bentornati qua in officina, terzo giorno, seconda notte, la seconda notte è anche andata molto bene, qua si torna veramente super silenzioso e questo per noi è tutto. Ho sentito già un camion mettersi in movimento, però non vedo ancora grandi attività. Probabilmente era qualche camionista che qua viene utilizzato forse anche come parcheggio per la notte, per chi c'ha il carico. È un buon posto effettivamente. Ieri sera ci siamo lasciati così, abbiamo coperto anche il generatore, c'è ancora tutta l'umidità qua attorno. Però sono contento perché intanto avevamo verniciato prima il ferro, che comunque è galvanizzato, quindi va bene, e la vernice asciutta si può montare. Ieri ho tirato fuori dei bulloni che abbiamo usato temporaneamente per fare il montaggio, per provare tutto. Adesso vedo se trovo degli autobloccanti, dei dadi che servono per fare la parte conclusiva, terminale, insomma, del montaggio. Devo fare una piccola regolazione a questa staffa che abbiamo fatto, perché con la saldatura che abbiamo fatto mi ha rubato un po' di spazio e quindi non si appoggia bene. Gli do una sgrematina. Ragazzi, sfortunatamente avevo modificato questo porta batteria,
cercando di non dover ricostruire tutto, ma ahimè non va bene, perché adesso fissando questo al telaio e il generatore alla cellula ho dei movimenti che si contrappongono e sono un po' troppo vicini e quindi ho paura che possano toccare con le torsioni del telaio, quindi va di fatto rifatto questo supporto in modo tale da mettere la batteria il più vicino possibile là. Mentre il ragazzo sta sfoggiando un'altra del riciclo di altissimo livello, stiamo massacrando tutto il supporto della batteria per recuperare il ferro, per fare il pezzo che ci serve, appoggiare la batteria nel posto giusto. Io sto iniziando a modificare la scatola, anche perché devo spostare alcune viti, perché sennò cozzerebbero proprio con gli supporti che abbiamo fatto, e sto provando un po' a vedere come funziona e come modificare tutto in modo che sia al top. Il supporto non sembra assolutamente male, devo dire, bello tosto. Allora, sto modificando la scatola. Intanto ho fatto un nuovo buco per far passare i tubi del diesel, perché adesso abbiamo una staffa del supporto che impedisce l'accesso, e poi sto mettendo delle viti in più per bloccare questo telaio che si era svitato e aveva fatto flettere tutto quanto. Questo è il nuovo supporto per la batteria, è molto più vicino al telaio, più alto. Qui ho dei nuovi aiutanti, l'Electricien. La batteria adesso è fissata dove deve stare. Si può iniziare a mettere lo scatolozzo qua. Sono tutto sporco, ho sudato, fa un caldo. Ieri abbiamo raggiunto 45 gradi. Adesso ragazzi stiamo passando alla sistemazione della scatola dove c'è il vero e proprio motore. Nel frattempo sto mettendo il frenafiletti sulle viti qua dell'elettronica, perché viceversa non dura, si svitano. Abbiamo costruito una controventatura e adesso non si muove più. 2 staffe dietro alla fine, perché in questo modo, mettendone 2, questa parte qua flette molto meno. Adesso quello che voglio fare, per chiudere proprio anche questa flessione che c'è qua, fare altre 2 staffe da mettere qua davanti. Ho staccato un po' il videocamera perché tanto ci ho messo un sacco di tempo a rifare tutto quanto l'impianto del generatore. Abbiamo messo questa staffa qua davanti, effettivamente adesso è decisamente molto meglio. Una staffa qua, 2 dietro, una vite aggiuntiva, controtelaio che blocca tutto quanto. È un altro pianeta adesso. Bene ragazzi, sono abbastanza cotto, sono veramente contento comunque del lavoro, però i test su strada lo diranno. Abbiamo vissuto 2 giorni qua in questa officina, devo dire, perché sono gentilissime. Qua c'è un sacco di gente che va e viene, però tutte persone molto gentili. Vengono anche venditrici di frutta, hanno i loro orari, vengono la mattina e verso le 5 più o meno. Adesso finito, noi dormiamo ancora qua e domani ci spostiamo. Giusto? Giusto.